Salve, benvenuti nel mio canale. In questa seconda parte del video dedicato al Casio-tron S14 X1S andremo a vedere quali sono le operazioni da effettuare per regolare l'orologio, regolare l'ora, regolare la data e cambiare tra i diversi modi che questo orologio ha nelle sue funzioni. Sono 4 i modi, uno solo attivo alla volta, quindi vedremo come passare da un modo all'altro e utilizzare le 4 principali funzioni di questo orologio. Questo bellissimo orologio ha una linea veramente favolosa e molte persone hanno però molta difficoltà nel regolarla, l'ora e la data. Tanto che anche con un manuale di istruzioni non riescono a impostare l'ora e la data in questo che è uno dei modelli della Casio vintage più ricercati. Ecco, vedete che attualmente l'ora, scusate, segna le 7:27 pomeridiane, perché questo orologio non ha la visualizzazione 24 ore, per cui ha la visualizzazione AM/PM, quindi tramite quest'ultimo simbolo presente nel display qua. Se è acceso vuol dire che siamo in un orario pomeridiano, se è spento siamo in un orario mattutino. Okay? Quindi queste sono le ore in formato 24 ore, le 19:28. Quindi l'orario è impostato per è impostato alle 7:28 del pomeriggio o 19:28. Ora, premendo il tasto data, che è questo qua sulla destra, vedete anche che la data è impostata al 18 febbraio, mese e giorno, quindi invertito rispetto a come qua in Italia si legge la data, da noi si legge giorno e mese, questa è la notazione anglosassone, cioè mese e giorno. Quindi tenendo premuto abbiamo la visualizzazione della data, rilasciando ritorna la visualizzazione dell'ora. Ora quindi dobbiamo per prima cosa regolare ora e data. Abbiamo bisogno di un riferimento, cioè di un orologio che ci dice esattamente che ore sono al secondo, preciso al secondo e esattamente la data di oggi. Andiamo a prendere quindi il nostro riferimento, eccolo qua, il nostro G-Shock. Questo G-Shock lo usiamo come riferimento e andremo a settare il Casio-tron allo stesso orario che ha il G-Shock. Quindi mettiamo il G-Shock qua nel supporto, ecco qua, e vediamo che l'ora da impostare è le 16:13, 14 a breve, quindi nella notazione anglosassone le 4 pomeridiane, 14 minuti, e il giorno abbiamo anche qua la notazione anglosassone, quindi l'8 di novembre, 11 novembre, 8 il giorno. Quindi anche qua dovremmo settare, anziché il 18 febbraio, l'8 di novembre. Benissimo, come fare? È molto semplice, ma ecco, ripeto, se lo vedete fare a me nel video vi risulterà semplicissimo. Se iniziate a prendere un manuale, tra l'altro sono tutti sono in inglese ovviamente i manuali, ma di quell'epoca, bisogna proprio fare diversi tentativi per riuscire a regolarlo. Invece vederlo in video diventa tutto molto più semplice. Allora, abbiamo visto nella prima parte del video che i secondi sono indicati dal quadratino lampeggiante, che indica, ogni quadratino indica 10 secondi, quindi eccolo qua. Quando il quadratino dei secondi si trova nell'ultima posizione, cioè lampeggia nell'ultima posizione, ecco, possiamo premere il tasto di regolazione, questo a sinistra. Ovviamente per premerlo io consiglio di usare uno di quegli strumenti per rimuovere le SIM
dei telefoni cellulari, che è comodissimo. Oppure prendete un fermaglio, quelli per fermare la carta, e lo aprite, un fermaglio per fermare la carta. Ora, abbiamo premuto, cosa succede? Vediamo che il display si è completamente, praticamente azzerato, abbiamo solamente le cifre delle ore che si stanno muovendo e vanno avanti di un'ora alla volta. Quindi noi dobbiamo regolare le 16, cioè le 4 pomeridiane. Aspettiamo che appaia il numero 4 qua sulla sinistra e che qua ci sia il simbolo del pomeridiano, quindi non è questo il caso. Ecco, vediamo, sono ora le 6 della mattina, aspettiamo, arrivato alle 4 p.m., 4 pomeridiane, premeremo il pulsante sulla destra in basso. Ecco, ci siamo quasi, Ok, 4, ho premuto. Ora l'ora è impostata, abbiamo impostato l'ora alle 16, nella notazione 24 ore, 4 pomeridiana. Ora vedete che, avendo premuto il tasto S1, non solo abbiamo settato l'ora, ma la decina dei minuti ha iniziato a muoversi. Ora, l'ora del nostro riferimento, come potete vedere, sono le 16:17. Quindi noi andremo a mettere o 18 o 19 per regolare esattamente. Facciamo una cosa, siccome andiamo un pochino più lenti del normale, metteremo 19. Quindi ecco qua, andiamo a vedere, 16, aspettiamo che arrivi l'1. Ok, premiamo il pulsante. Quindi abbiamo impostato la decina dei minuti. Ok. Arriva di nuovo il 9, abbiamo detto 19, ecco qua. Arrivato al 9, ripremiamo. Ok, ora abbiamo impostato le 16:19. Quindi l'ora è impostata, ma non basta questo, perché dobbiamo far partire il nostro orologio, in quanto ora abbiamo semplicemente indicato qual è l'ora che vogliamo far partire, ma non l'abbiamo ancora attivato, ok? Quindi dobbiamo farlo partire esattamente quando nel nostro riferimento saranno le 16:19, quindi ancora è presto. Ecco qua, quindi aspettiamo che arrivino le 16:19 nel nostro riferimento. Quando arriveranno le 16:19 premiamo di nuovo il tasto in basso a destra. Quindi con una sequenza di pressioni del tasto in basso a destra regoliamo l'ora. Guardate, ora mancano 5 secondi. Ecco qua. Perfetto, ora non solo abbiamo regolato l'ora, ma abbiamo fatto partire l'orologio. Vedete che i secondi hanno iniziato a lampeggiare dalla prima casellina per indicare la prima decina, ora sta lampeggiando la seconda casellina per indicare i secondi della decina successiva e così via. Ora il nostro orologio ha l'ora perfettamente regolata in formato anglosassone, quindi 4 pomeridiane e 19 minuti. Ok, molto semplicemente ora dobbiamo andare a regolare anche la data. La data abbiamo detto, oggi è l'8 novembre. Quindi per regolare l'8 novembre, qui abbiamo una data invece impostata al 18 febbraio, dobbiamo cambiare sia mese che giorno. Per farlo, molto semplicemente, visto che se io tengo premuto appare la data, ma se rilascio appare l'ora, cosa dovrò fare? Dovrò tenere premuto, quindi far visualizzare eccola qua, la data, e mentre io tengo premuto che viene visualizzata la data, premo il pulsante di regolazione. Ecco qua. Vedete praticamente
che cosa succede? La stessa cosa che succedeva per l'ora. Inizia a scorrere il giorno. Ovviamente il giorno è composto da due cifre, quindi questa è la prima cifra. Abbiamo detto dobbiamo regolarlo al 8 di novembre, quindi la prima cifra sarà 0. La seconda cifra sarà 8, quindi aspettiamo che scorra e arrivi l'8. Vediamo. Qui scorre più lentamente ovviamente perché ci sono meno cifre. Ecco qua l'8. Ah, ecco, abbiamo premuto il 9. Vabbè, riproviamo. Vabbè, andiamo avanti. Ora scorre. Ecco qua. Scorre il giorno della settimana in alto. Vedete? Domenica, lunedì, martedì, mercoledì. Premiamo. Oggi è mercoledì. Aspettiamo che arrivi fino a mercoledì. Allora, rifacciamolo, guardate, perché purtroppo mi è sfuggito la regolazione del mese. Ecco qua. Abbiamo detto questo è il mese, quindi abbiamo detto regolarlo per novembre. Novembre 0. Eccolo qua, 08. Non basta, bisogna anche regolare il giorno della settimana. Ecco, prima ho fatto un tentativo ma mi era sfuggito di regolare il mese. Quando arriverà su mercoledì, diciamo martedì, mercoledì, premo di nuovo. Quindi adesso io ho regolato la data, se io premo abbiamo 8 novembre, mercoledì, vedete, guardate, mercoledì come si vede? La prima cifra, cerco di avvicinarmi, è rossa, sarebbe la domenica, lunedì, martedì, mercoledì. Ok? Vedete? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, eccetera, Saturday. Ok? Quindi parte da domenica, perché la settimana nella notazione anglosassone non inizia dal lunedì, ma inizia dalla domenica. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, quindi mercoledì, eccolo qua. Quindi abbiamo settato mese, giorno e giorno della settimana. Quindi ora il nostro telefono è impostato esattamente come il riferimento. Ecco qua. Quindi regolare un Casitron con questo modulo sembra molto complicato, ma in realtà una volta visto questo video e acquisita questa manualità, premendo il tasto qua di regolazione, poi muovendosi diverse volte con il tasto sulla destra in basso, potete regolarlo con, secondo me, una relativa semplicità. Okay? Quindi ora il tasto è perfettamente regolato. Se vi ricordate, nel primo video, ora andiamo a vedere le modalità. Nel primo video abbiamo visto che il quadratino che lampeggia sono i secondi, le decine dei secondi. Ogni 10 secondi il quadratino passa alla successiva decina. Ok, però c'è un quadratino fisso che è questo qua e indica in questo caso 1. Che vuol dire? Quello allora è il quadratino che indica il modo, uno dei 4 modi in cui questo orologio è settato. Ora siamo nella modalità 1. La modalità 1 è la modalità contatore. Quindi io premendo il tasto superiore
il tasto per la selezione del modo, il tasto MS Mode Select, io vado nella modalità contatore, vedete? Modalità contatore che mi permetteva, se vi ricordate nel precedente video, di contare un evento. Quindi non so, sto seguendo, voglio contare quanti giri fa un'auto di un circuito, eccetera. Premendo io ho la possibilità di attivare un contatore. Tenendo premuto io azzero il contatore, molto semplicemente. Ripremendo la modalità Mode Select, cioè selezione modo, ritorno alla visualizzazione dell'ora. Ecco qua, molto semplice. Ma nel primo video non abbiamo visto come passare da una modalità all'altra delle 4 disponibili. Ora andremo a vedere proprio questo. Allora, non è immediato, nel senso che richiede il passaggio. Questo è l'unica forse difetto di questo orologio, nel senso che passare da una modalità all'altra richiede sempre l'utilizzo di questo attrezzo, cioè della pressione di questo pulsante di regolazione che è incassato, che non potete premere con il dito, ma lo potete premere solo avendo un perno e facendo pressione internamente. Ecco, quindi l'unico, diciamo, se vogliamo considerarlo un difetto, io di solito lascio quello che delle 4 modalità è il mio preferito e lo lascio attivo in modo che quando premo ce l'ho sempre disponibile e non devo cambiare. Certo, se devo cambiare modo dovrò usare un attrezzo simile a questo, ma facilmente potete, ecco, ripeto, prendere uno stuzzicadenti, prendere un rimuovi sim, prendere una graffetta fermacarta, prendola, quindi non sono attrezzi introvabili. Ecco, andiamo a vedere. Abbiamo detto la modalità 1, che è questa modalità indicata, 1, è la modalità contatore. Ora vediamo le altre 3. Le modalità ovviamente sono numerate dalla 0 alla 3, quindi 0, 1 che è il contatore, 2 e 3. Vediamo quali sono le altre modalità. La modalità 0 è la modalità stopwatch, cioè la modalità, quella che noi chiamiamo cronometro. Quindi andiamo a vedere prima cosa come passare ad un'altra modalità. Per passare a un'altra modalità dobbiamo tenere premuto il tasto selezione modo. Mentre lo teniamo premuto, premiamo il foro qua di regolazione. Vedete che succede? Praticamente inizia a lampeggiare il quadratino indicante 1. Quindi vuol dire che io ero nella modalità contatore. Ora dobbiamo aspettare che i secondi, che stanno continuando a lampeggiare, arrivino nella modalità 0, nel primo quadratino. Vediamo. Ecco, manca poco. E premeremo il tasto sempre in basso a destra. Ok? Ok. Perfetto, ora abbiamo impostato la modalità stopwatch, cioè cronometro. Infatti se io premo il tasto Mode Select, selezione modo, vedete, non siamo più nella modalità contatore, ma siamo nella modalità cronometro. Io se ripremo ancora, ritorno alla modalità ora, minuti. E infatti il quadratino non lampeggiante ora non indica più 1, ma indica 0, cioè la modalità con cronografo. Ecco. Ecco qua. Ecco qua. Ora siamo entrati nella modalità stopwatch. Questo è un semplicissimo cronografo. Come si attiva? Premendo il tasto in basso a destra, fate partire il cronografo. Ovviamente qui abbiamo una precisione del secondo, non abbiamo precisioni del decimo o centesimo di secondo. Ecco qua, già è passato 1 minuto e 10 secondi. Se io premo il tasto in basso a destra, cosa succede?
praticamente fermo temporaneamente la misurazione di questo evento. Posso ovviamente farla ripartire ripremendo il tasto in basso a destra. Ok, molto semplicemente. Posso rifermarlo. A questo punto, premendo 3 volte successivamente il tasto in basso a destra, resetto il mio cronografo. E da qui posso, aspettando 2 secondi, far ripartire nuovamente la misurazione dell'evento. Se io torno premendo il tasto modo alla visualizzazione dell'ora minuti o della data, ecco, io ritornando nella modalità cronografo, ecco qua, il cronografo naturalmente continua a registrare il tempo. Quindi la funzionalità del stopwatch, cioè la funzionalità del cronografo, è indipendente dal fatto che io vada a vedere che ore sono e poi ritorni, vedete 44, io vado qua, lo tengo qua qualche secondo, quando torno di là non è rimasto fermo, ma è andato avanti, quindi la misurazione dell'evento continua. Ok, quindi ora lo posso fermare e lo posso resettare con 3 volte questa pressione. 1, 2, 3. Ecco qua. Molto bene. Abbiamo visto quindi la modalità 0. Ora andiamo a vedere le altre 2 modalità. Abbiamo detto la modalità 1 è la modalità contatore, molto semplice. Le altre 2 modalità sono modalità che riguardano il tempo in diversi fusi orari. Quindi andando alla modalità 2 posso vedere il tempo in diversi fusi orari, nei fusi orari indicati qua in alto da queste sigle, Tokyo, eccetera, e altre città, ok? San Francisco, Chicago, Tokyo, San Francisco, Chicago, New York, London e Paris, Parigi. Quindi ecco, questi sono i diversi fusi orari che indica l'orologio nella modalità 2. Vedete, le modalità sono anche, l'abbiamo visto anche nel primo video, indicate qua sopra. 0, modalità stopwatch, cronografo. 1, modalità counter, contatore. 2, la modalità ora nel mondo, cioè la modalità fusi orari. E 3, la modalità time memory. Ora, per capire, abbiamo visto come passare da un modo all'altro e abbiamo visto anche come utilizzare sia la modalità contatore che la modalità cronografo. Ora andiamo a vedere questa modalità dove vengono indicati i fusi orari. Aspettiamo appunto che, ecco, ok, siamo ancora nella modalità cronografo. Abbiamo detto per cambiare modo dobbiamo premere il tasto di regolazione mentre premiamo la modalità modo. Ecco qua. 0,
Modalità 1, è già impostata la modalità 3, la modalità fusi orari, però la andiamo a impostare di nuovo. Ecco qua. Ora vedete nella modalità ora che abbiamo impostato il quadratino fisso, che adesso vabbè, sta eccolo qua, è il numero 2, quindi 0 cronografo, 1 contatore, 2 ore nel mondo. Nella modalità ore nel mondo andiamo a vedere come funziona questa indicazione dell'ora nel mondo. Abbiamo detto sono le 16:36. Ok, premiamo il tasto Mod Select e vediamo che viene indicato l'orario di Tokyo. Premendo ancora il tasto in basso a destra, viene indicato l'orario di San Francisco. Premendo ancora il tasto a destra, l'orario di Chicago, New York, Londra e Parigi. Così quindi potete passare da un'ora di una zona del mondo all'altra. Ora però come facciamo a sapere esattamente l'ora? Ok, dobbiamo regolare l'ora in uno di questi fusi orari, quindi se noi conosciamo uno qualsiasi degli orari di queste città, regolandolo possiamo vedere l'orario nelle altre città. Ok, allora, praticamente come funziona? Quando arriveremo nella città che lampeggerà la città che ci interessa, ecco, anzi no, guardate, ecco, premendo, andiamo nella città che ci interessa, Londra, ecco qua Londra, London, andiamo a premere il tasto di regolazione. Ora cosa impostiamo? Impostiamo l'ora di Londra. L'ora di Londra, in questo caso abbiamo detto, ipotizziamo che siano le 22 e 05, quindi le 10 pomeridiane e 05. Ecco qua. Abbiamo impostato l'ora di Londra alle 22 e 05. Se ora io premo il tasto qua di passaggio, vedete, mi dice che a Parigi sono le 11, le 23 e 06, quindi le 11 pomeridiane. A Tokyo sono le 7:06 del mattino. A San Francisco sono le 14:06, vedete il simbolo PM si è illuminato, e così via. Quindi io basta che regolo l'orario di una di queste città e scorrendo col tasto in basso a destra vedo l'orario in tutte le altre città. Ed è molto quindi flessibile come... Ora io premendo il tasto in alto, ritorno alla visualizzazione standard dell'ora, ripremendo il tasto Mode posso andare a vedere l'ora nella città che io ho appunto impostato e cambiare. Ecco, cambiare la città
di cui voglio sapere l'orario locale. Ok, l'ultima modalità è una modalità, si chiama time memory, in cui io posso mettere un orario qualsiasi, quindi senza che andiamo a vedere, è una modalità banale, io posso impostare un orario qualsiasi e lui praticamente, l'orologio, quando io passo a quella modalità, mi fa vedere quell'ora lì. Quindi l'ultima modalità, la modalità 3, abbiamo detto, vedete qua su, ecco, sono indicate le modalità. L'ultima modalità 0, 1, 2, 3. L'ultima modalità, la 3, time memory, è semplicemente una modalità in cui imposto un orario alternativo e ogni volta che richiamo con il tasto Mode Select vado a vedere in quell'orario che ho impostato, quindi è molto semplice. Ecco, ora abbiamo visto come settare questo Casiotron, l'S14, all'orario e alla data indicati da un riferimento e come andare a passare di modalità in modalità, sempre utilizzando questo strumento, quindi premendo il tasto incassato sulla sinistra e possiamo quindi utilizzare questo orologio, bellissimo orologio, tutti i giorni, sapendo solo che di doverlo regolare nel caso di anno bisestile, quindi il 28 febbraio lui passerà al 1 marzo, dovremmo invece regolarlo in modo che indichi il 29 di febbraio, ma solo in quel caso, quindi il calendario non lo andrete più a modificare perché sarà un calendario sempre preciso e automatico, che non richiederà più regolazioni se non, guardate, il calendario 9 novembre avevo impostato. Ah no, qui siamo ancora in modalità, scusate, fusi orari. Ecco, torniamo, eccolo qua. Abbiamo impostato 8 novembre, ecco qua, 8 novembre. Questo calendario sarà sempre preciso, sia il giorno che il mese, ma anche il giorno della settimana. Non dovrete più regolarlo se non nel caso del febbraio bisestile. L'unica regolazione quindi che richiederà questo orologio sarà quando voi dovrete passare dall'ora legale all'ora solare 2 volte l'anno, cambierete solo l'ora, oppure quando l'ora è molto preciso, ma comunque perde alcuni secondi al mese, quindi voi ogni 3-4 mesi andrete a regolare l'ora in modo che sia precisa al secondo se volete, oppure questa è una regolazione che potete fare anche ogni 3-4 mesi, in modo da riportarlo esattamente a indicare l'ora al secondo, ma dipende quanto abbiate bisogno di un'ora precisa al secondo. Quindi vi lascio con quest'ultimo video di regolazione con cui vi ho illustrato come semplicemente settare questo orologio. Prossimo video avremo un confronto tra due modelli sempre di Casio che andremo a vedere. Sono due modelli, sono due diver, quindi modelli subacquei che non hanno paura dell'acqua nel vero senso della parola, quindi saremo oltre dai 100 metri di profondità in su, e quindi andremo a confrontare questi due modelli per vederne le singole caratteristiche. Vi ricordo di lasciare un like al video se vi è piaciuto, ma soprattutto di iscrivervi al canale in modo da supportarmi e se attivate la campanella di avere le notifiche per ogni video che andrò a pubblicare. Grazie per la visione, un saluto da Chris.